In una fiera di paese molti comprano uccelli e buttano via soldi senza accorgersene. Oggi ti spiego come evitarlo. Andiamo insieme a vedere una bancarella di animali in una fiera che fanno a Chiavari, in provincia di Genova, il 2 di luglio. Chiaramente non comprerò niente, vado solo a curiosare un po'. In fiera trovi tanti animali diversi. Devo dire che gli animali non sono tenuti male. Quest'anno perlomeno hanno il mangime giusto. Altri anni avevo visto che davano solo semi di girasole. La prima cosa da guardare è il soggetto, se sta in equilibrio sul posatoio, se non ha difetti evidenti. Cerchiamo di capire anche se è un soggetto giovane o un soggetto meno giovane. Un animale giovane da uno vecchio, se osservi bene, si riconosce. Inoltre, se hanno gli anellini, devi guardare per prima cosa il colore. Poi, se riesci, sull'anellino ci sono delle sigle. Una di queste sigle è l'anno di nascita. 2026 c'è l'anellino verde. L'anellino nero è quello del 2025. Se avesse un anellino rosso è il 2024. Molti pappagalli non hanno un anello colorato, quindi prima di comprarlo potreste chiedere al venditore di farvi vedere l'anellino. Sull'anellino sicuramente ci sarà un numero progressivo, la provenienza, quindi se Italia ci sarà scritto IT, vicino alla provenienza c'è l'anno di nascita, chiaramente le ultime due cifre. Poi c'è una sigla che è la sigla dell'allevatore, si chiama RNA. Un'altra cosa da controllare è lo stato di salute. Il piumaggio non deve essere opaco, deve avere un bel piumaggio, deve avere gli occhi aperti, gli occhi devono essere puliti. E una cosa fondamentale, deve avere una respirazione regolare. Un soggetto sano lo vedi subito, deve essere attivo. Se lo vedete spento, lo vedete sul fondo della gabbia, arruffato o gonfio, questi sono segnali di malessere. E poi domani non ci sarà più la fiera e quindi non si saprà a chi rivolgersi in caso di problemi. Gli uccelli che vendono nelle bancarelle sono soggetti a continui spostamenti, perché un giorno sono in un posto e il giorno dopo si ritrovano in un altro paese. Quindi vengono messe le gabbie al mattino sul bancone, rimangono lì tutto il giorno, tanta gente addosso, occhi puntati, e alla sera vengono rimessi nei furgoncini e vanno in un altro paese, in un'altra fiera, e il ciclo continua. Inoltre potrebbero essere soggetti a correnti d'aria. Anche il rumore delle persone, del rumore che comunque c'è in una fiera, può essere fonte di stress. I venditori ci stanno molto attenti, anche perché va detto che queste bancarelle sono soggetti a numerosi controlli e quindi cercano il più possibile di tenerli bene, anche perché poi li devono vendere e devono vendere dei soggetti sani. Quei cartelli rimangono esposti tutto l'anno perché siamo nel mese di luglio e, come sapete, nel mese di luglio non è proprio consigliabile la riproduzione. Chiaramente sono cartelli che invogliano all'acquisto. Questo però succede che tante persone, vedendo scritto già pronti alla riproduzione, vanno a casa e immediatamente mettono il nido. Sappiamo ormai tutti che i venditori non guadagnano tantissimo sull'acquisto dell'animale, ma su tutto quello che ci sta dentro, sulle gabbie, sui mangimi, sugli accessori, quindi anche i nidi. E dicendo che gli animali sono pronti per la riproduzione immediatamente, andremo ad acquistare sicuramente il nido e tutto quello che ci sta dietro. In questa maniera andremo sicuramente intanto a comprare due soggetti, un maschio e una femmina. E già che siamo lì, la gabbia, il nido, l'altalena, il giochino, il mio consiglio è quello di non mettere subito in riproduzione soggetti che ci vengono detti già pronti, anche se siamo nella stagione giusta.
perché come abbiamo visto negli altri video, prima di mettere degli uccellini in riproduzione va fatta una buona preparazione alla cova. Inoltre, soggetti insomma così stressati da tutto quello che ho appena detto andrebbero per prima cosa lasciati tranquilli per un periodo di tempo. La riproduzione per gli animali è una fase molto importante e va gestita nel migliore dei modi. Ho visto tartarughe, ho visto iguane, ho visto tanti animali e soprattutto se abbiamo dei bambini l'acquisto è automatico. Comunque la bancarella di animali piace anche a me che non sono più un bambino. Però bisognerebbe informarsi prima di comprare un animale, perché per esempio ho visto una tartaruga, una sulcata, è una tartaruga che non deve fare il letargo e quindi nel periodo invernale bisogna tenerla al caldo, bisogna gestirla in un terrario, perché la temperatura che abbiamo in casa, a meno che noi a casa non abbiamo temperature altissime, non basta per farla sopravvivere e molto probabilmente se gestita male potrebbe morire. Il venditore magari dà 2 o 3 informazioni, ma deve chiudere la vendita velocemente e quindi magari non ti dice d'inverno però devi comprare un terrario con la luce, con la lampada e devi gestirla in un certo modo, perché altrimenti l'acquisto salterebbe. Quindi prima di comprare qualsiasi tipo di animale su una bancarella in una fiera di paese, mi raccomando, informatevi bene di quello che state acquistando. Una volta comprato l'animale, lo portiamo a casa. Per esempio, avete una cocorita maschio e volevate, insomma, mettergli insieme una compagna, quindi una cocorita femmina. Il primo errore è metterli subito insieme. Ci vorrebbe un periodo di quarantena. Un periodo dove si osserva che l'animale che avete appena comprato stia bene. Se è reattivo, se mangia, se avesse nel caso dei parassiti, perché se avesse qualsiasi problema lo potrebbe trasmettere all'animale che avete già in casa. Ed essendo che gli uccelli non manifestano proprio i sintomi subito di malessere, ma quando li vedete è già troppo tardi, meglio isolarli per un periodo. Quanto tempo? Io consiglio almeno 1 settimana, 10 giorni. In una fiera non è importante comprare in fretta, ma sapere cosa osservare. Se questo video ti è stato utile, iscriviti e lascia un like. Un saluto da Chiavari, ci vediamo al prossimo video. A presto!